il condizionamento, che poi ci arriviamo. Allora, wow. Allora, noi siamo continuamente condizionati e abbiamo continuamente interferenze. Tutta la nostra vita è una continua condizione di, come dire, di dipendenza dai vari flussi esterni, da ciò che ci propone la vita. Se pensiamo quando nasciamo che siamo in un cordone ombelicale con la madre, col resto, e siamo in osmosi con la madre se sorride, noi sorridiamo. Se la madre si accruccia e così, noi iniziamo a preoccuparci. Questo è il bambino. Cioè, facciamo di capire dove siamo partiti. Quindi, se vedi intorno facce sorridenti, il bambino sorride. Ma se vedi intorno facce brutte, il bambino inizia già a preoccuparsi e si incupisce. Quindi già nasciamo con una grossa dipendenza dal mondo esterno, con un grosso valore di ciò che il mondo esterno ci può suggerire e dare, e il nostro mondo interno è legato e diventa ciò che è il mondo esterno. Pian pianino costruiamo una personalità più o meno forte, che in qualche modo si distanzia dal condizionamento dell'interferenza esterna, però fino a un certo punto, perché tutti i mass media hanno studiato che se io ti martello tutti i giorni con una pubblicità, per quanto tu ti tocchi e cerchi di evitarlo, quello che vuoi, ma quando inizi a guardare uno YouTube e ti partono anche 5 secondi di qualcosa, ma sono sempre quelli, il condizionamento arriva nell'inconscio, cioè il fatto che questa cosa martella, e la ripetizione condiziona. Una delle tecniche risapute anche nella politica e nei modi di continuare a ripetere che questa cosa è la verità, per esempio. Sto zitto, ma abbiamo già capito quante cose non si possono ripetere e a quel punto uno ci crede anche, no? La ripetizione è importante, questa entra nell'inconscio e le persone possono anche pensare che questa cosa sia vera. La verità è anche molto relativa perché poi la nostra memoria delle cose anche si sbilancia, ho fatto diversi test in questo, in cui le persone non riescono anche a essere nel piano della realtà perché c'è tutto un condizionamento che in qualche modo devia la situazione, perché non si ha così consapevolezza dove si è. Cosa sto dicendo in tutto questo? Che nella maturazione dell'uomo, anche dal giovane che va verso l'adulto, tendenzialmente non cambia tantissimo. Anche gli adulti sono molto condizionabili. E questo è un problema, perché se noi lo poniamo nell'atteggiamento della libertà, che tutti vogliamo, perché la libertà è qualcosa che si lega al benessere, lo star bene, la libertà vuol dire anche libertà di azione, di pensiero, di esistere come tu sei e quindi accettarti per quello che sei, ti rendi conto di quanto non è così. Noi siamo condizionati come ci vestiamo, in come parliamo, nei modelli sociali del momento, cioè se tu ti chiedessi ma che cos'è veramente ciò che voglio e quello che veramente voglio esprimere, se a 50 anni lo raggiungi, sei un genio, cioè nel senso che comunque non è semplice. Ora, il condizionamento è quindi uno stato di fatto, tutte le vie spirituali, infatti, la prima cosa che fanno è ti dicono di decondizionarti. Per esempio, nelle vie meditative ti dicono di iniziare a togliere tutti i supporti di condizionamento che condizionano molti sensi. Quindi ti dicono di mangiare più moderatamente, senza cose troppo eccitanti, di non guardare cose che non servono, di non dire cose che non sono utili, di non sentire cose che non sono utili a te e iniziare a stringere i sensi, cioè non eccitarli continuamente. Perché una cosa che si ripete ed entra nel tuo campo dei sensi con una certa eccitazione, condizione, crea una forma, è formativa. Quindi formativa per cosa? Uno direbbe per il samsara, cioè questo discorso che continui a ricreare attaccamento, desiderio e vite, diremo noi siamo mutaforma, ve la spiego un po' meglio. Quindi se io ho continuamente un condizionamento, che può essere negativo, ma può essere positivo, tendenzialmente la mia energia sta mutando in quella forma. E questo è qualcosa che però non è, come dire, coincidente con ciò che posso volere veramente io, semplicemente succede questo. Tutte le cose eccitanti, tutte le cose paurose, allora o avversione o attaccamento, abbiamo due modelli, cioè o sono attratto a qualcosa e muto forma, o sono avversione a qualcosa e muto forma, è lo stesso discorso. Quindi
L'attaccamento, diciamo, e questo mondo interno di persuasione è veramente la Maya, viene chiamato nel linguaggio indiano, c'è questa suggestione della vita che continuamente, tutti i giorni, in un modo regale, magico e studiato in modo perfetto, ti suggestiona. E ancora prima che tu sai di essere condizionato, ci sei già dentro fino al collo. Ora, il lavoro dell'autonomia dell'anima a livello emotivo, a livello interiore, a livello mentale, è un lavoro di processo controcorrente, che è un lavoro che parte dalla comprendere intanto i tuoi pensieri, parte da comprendere quanto sei ripetitivo, sei automatizzato, sei un robot, quindi fai le cose senza rendertene conto. Devi capire tutti i livelli di automatismo come stanno procedendo, quindi inizi a ascoltarti. È un lavoro di purga, anche di spurga, perché devi iniziare a allontanare tutto ciò che è super eccitante e continua a creare formazione su formazione. Devi diminuire la formazione. C'è questa autoproduzione di forma. Quando inizi a diminuirla, perché incominci a avere una vita più retta dal punto di vista di lavoro, ti alzi mattino alle 6, fai pratica, fai preghiera, incominci a lavorare per creare più abbassamento di eccitazione di questo livello della mente, incominci a guardare la mente come si muove, proprio perché hai, te la faccio un altro esempio, è come se fossi in una stanza dove tutti urlano e non puoi sentire il tuo respiro, cioè, quindi non puoi sentire il tuo battito cardiaco e come stai tu, tutti urlano, questa è la tua mente. Per capire quanto ti stai condizionando, devi avere l'idea di dentro cosa sta succedendo. Quindi cosa vuol dire? Che la stanza dovrebbe essere senza le persone che urlano. E quindi vuol dire togliere tutta una serie di situazioni della tua vita che stanno urlando e facendo rumore, chiasso. Quando questa cosa diminuisce, non prendi, si fanno i digiuni di parola, i digiuni di mangiare, si va a stare in silenzio, le preghiere, tutto questo percorso, è perché tolto questo condizionamento esterno, finalmente arrivi a dire non ho un respiro, sono io, ok, il mio cuore, tu inizia ad andare più in profondità di te. Ecco, questa cosa, poi se parte un urlo fuori, dici, ah, aspetta, adesso riconosco, quella lì sta urlando, ma io sono qua. Io non sono tutte queste urla e questa stanza, io quella roba lì sta venendo da fuori. Io come sto reagendo a questo? Ah, ecco, perché stai reagendo così? Ah, perché mi sto... Ecco, è come se leggessi bene tutto ciò che sta arrivando. Questo è decondiziona la parte esterna e incomincia a fare un percorso di comprendere come le cose mi suggestionano dentro. La suggestione deve essere riconosciuta e il mutar forma, sto mutando forma, mi sto reagendo, sto avendo un'avversione, sto avendo un piacere, ascolto. Lo scopo dell'esistenza è attraversare tutto questo in modo consapevole, vivere la vita nei piaceri della vita, mangi bene, fai l'amore, ti godi una natura, ti godi qualsiasi cosa, però con la capacità di non essere in questi automatismi, di non essere l'attore e il regista nello stesso tempo, ma essere qualcuno che non sa neanche dove cavolo è finito. Questa cosa va quando tu inizi a scoprire la tua natura profonda, che è la natura dell'esistenza e della mente che condiziona continuamente in un processo attraverso le condizioni esterne. Lei si condiziona e lei condiziona i processi esterni, quindi è un'osmosi, è una cosa che si autocrea, autogenera. Io ho tanta paura, arriverà quello in casa che mi ruberà le robe. Io ho tanta paura che mi rubino in macchina, di notte mi sfondano la macchina, ma io l'ho chiamato, io l'ho creato, in parte sì, in parte è una co-creazione. E se non avessi paura di nulla? E se a un certo punto trovo dentro di me questa comprensione totale che tutto arriva da un processo esterno che è la mente che sta creando, ma io sono come uno specchio, senza polvere, senza niente, dove ogni cosa che arriva cosa fa? Si riflette continuamente. E quindi non sono più attaccabile, non sono più condizionabile. Quando divento uno specchio lucido, che si riflette completamente, quando nel pozzo la luna che vedo, la vedo riflessa perfettamente, il monaco zen sorride e fa questa risata fragorosa e realizza lo zen. Cosa si intende? Che quando arrivi a questa lucidità di tutto quello che ti arriva da fuori, che non sei tu, ma sono stati di energia che condiziona continuamente, ma tu sei qualcosa al di là del condizionamento perché conosci la natura della tua mente, questo è un processo che si chiama illuminazione per arrivare a quel punto dove tu finalmente vivi, esisti, sei, comprendi